con voi direttamente dall'Italia Fulvio e dagli Stati Uniti Piero. Con viaggio tra cibo, curiosità, attualità e costume, per scoprire insieme come vivere al meglio tra la cultura europea e lo spirito americano. Pronti a unire gusto, salute e risparmio? Allora restate con noi perché Smart & Healthy sta per iniziare. Buongiorno, buon pomeriggio cari amici, anzi buon pomeriggio, buongiorno, è l'incontrario, ma insomma va bene perché Piero, come sapete, è in America, è negli Stati Uniti. Buongiorno. Non so che tempo faccia da te, qua un pochino, sempre caldo ma un pochino ammitigato, anche se di poco, anche se solo lunedì ha tirato vento, un pochino, un po' il martedì. E poi, no, vabbè, qui caldo umido, per oggi era prevista pioggia ma per ora non si è ancora vista, speriamo che non faccia troppi danni come al solito. No, certo, settimana scorsa, cioè vale a dire questo fine settimana scorsa, ma insomma venerdì, sabato e domenica ha fatto parecchio caldo e dove ero io ci sono state diverse persone che si sono sentite male per il caldo. No, visto che parleremo di salute mentale oggi e sì, anche se ne parlerà meglio durante la trasmissione, anche il caldo è un ottimo. No, va bene, era per dare un titolo, un tema, un incipit, un tema principale, e il caldo dà noia alla testa e alla salute mentale, quindi anche perché c'era stato un tizio che di prima mattina non aveva bevuto. Anche perché l'alcol con il caldo è ancora peggio, sì, mix incredibile, però c'è stato questo tizio che si è sentito male per via del caldo, pressione bassissima e niente, questo si è ripreso fortunatamente, perché per carità si è ripreso, solo messo sotto l'aria condizionata al fresco proprio per farlo riprendere. Gli hanno fatto bere la qualunque di litri e litri d'acqua, sì, e per questo non voleva sentire storie e voleva andare via. Ma io vado via, signore sulla settantina, venuto dalla Calabria a Grosseto, perché eravamo a Grosseto, e ha dormito in macchina, insomma una situazione, un'escalation incredibile che insomma, e voleva andare via. No, io vado via, quando vai? Poi stavo portando all'ospedale, gli avranno fatto delle flebo e poi ci hanno detto no, che tutto risolto, arrivava il figlio da Pisa. Però il caldo può dare alla testa. Intanto questo è Smart & Healthy, per chi si fosse collegato per la prima volta dopo le nostre prime 24, questa è la 25esima. Davvero, siamo arrivati a 25. 25, sì, non ci avresti creduto. 25esimo appuntamento di Smart & Healthy, la stiamo mettendo da 3 puntate a questa parte più sull'attualità, anche se poi vengono analizzate un po' le differenze tra Italia e Stati Uniti, però tutti i fatti che stanno accadendo in questi giorni, in questi mesi, insomma, ci portano un po' forzatamente anche a parlare di attualità. Diciamo che la stiamo mettendo abbastanza in casciara, però purtroppo non si può fare in maniera diversa, nel senso. Sì, no, non è in casciara. Siamo costretti, dai. Sì, non è in casciara. All'inizio dicevamo, noi parliamo delle differenze tra Stati Uniti e Italia e viceversa, di abitudini, mode, consumi e quello che vi pare, cibo, abitudini. Però poi noi l'avevamo messa un po' battuta, perché Trump, avevamo iniziato che ancora non era stato eletto Trump o giù di lì, era stato appena doveva fare il giuramento ufficiale, mettiamola così. Doveva fare il giuramento ufficiale e poi ci ha tirato fuori tutte le perle e noi un po' abbiamo letto, parlando di differenze, un po' ci ha costretto il nostro ghostwriter preferito. Sì, effettivamente diciamo che non in questi primi 6 mesi, 5 mesi
non le ha sicuramente risparmiate. Durante lo scorso weekend, ricordiamo, c'è stato anche il 4 di luglio, la celebrazione quindi negli Stati Uniti, ne ha tirate fuori ancora di peggio. 5 giorni fa, sì, insomma. 5 giorni fa, sì, ne ha tirate fuori ancora di peggio. E l'ultima, in ordine cronologico, grossa genialata è la possibile entrata in politica di Musk con sì, no, vabbè, ma ci può stare, non può la fa molto alla Beppe Grillo, che fondò il Movimento 5 Stelle e però non poteva essere eletto né niente perché aveva dei precedenti penali, e lui non può essere eletto come presidente degli Stati Uniti perché non è nato su suolo americano. Sì, è vero. Allora, non può essere eletto come presidente degli Stati Uniti, su questo siamo pienamente d'accordo. Quello che per esempio può fare può essere finanziare. Può finanziare, perché ricordiamo che i partiti sono per la maggior parte finanziati da privati. No, non per la maggior parte, tutto. Sono finanziato da privati. A parte che qui negli Stati Uniti non è che ce ne siano 10.000 di partiti come in Italia. Ce ne sono sostanzialmente 3, però sono comunque finanziati ai privati. Cioè, le famose lobby che finanziano i partiti. Conosciamo molto bene, esatto. E quindi entrare in politica, però rispetto anche, una delle ultime uscite è stata anche quella di voler arrestare, a parte arrestato a New York sempre un come si chiama? Aspetta, l'ho letto l'altro giorno. Però il candidato a sindaco lo voleva diciamo che vogliono, esatto, diciamo che intanto vogliono impedire all'attuale candidato sindaco newyorkese di farsi eleggere, e più che altro sarebbe un bello smacco per determinate persone, ovviamente, però sì, soprattutto per l'istituzione di questa fantomatica polizia che dà molto di polizia di Stato e di dittatura. Allora, tanto fantomatica non è, perché in realtà la polizia... No, fantomatica perché sembra surreale. Per fortuna c'è gente che gli sta dando contro, come è successo a New York negli ultimi giorni. Su questi geni sono andati contro gli haitiani gli hanno detto sì, va bene, quella è la strada per tornare a casa. Mettiamola così. Sì. Loro la stanno mettendo, la sta mettendo Donald in casciara con questa fantomatica polizia, la ICE, sì, l'ICE come la chiamano qua, sì. Mi stupisco di come determinate generazioni, che dovrebbero essere per quelle un pochino più facilitate nell'avere accesso ai mezzi di informazione e quant'altro, possano ancora essere così tanto portate al razzismo, perché poi di questo si parla effettivamente, e di conseguenza ad avere una mentalità malata nei confronti di altri, sostanzialmente, nei confronti di quello che viene definito come diverso, che poi in realtà diverso non è, ma quello poi è un altro paio di mani. Io penso anche che ci sia un discorso, e questo anche a me fa rabbia, però mi stupisce come anche l'indifferenza. Cioè, se uno è cresciuto con i mezzi di informazione, come hai detto te, ma anche con la libertà di pensiero, di stampa, di parola, e solo che ora con questa storia della polizia, qualsiasi cosa viene detto, è stato prima arrestato quello, voleva fare una domanda durante la conferenza, arrestato così. Sì, anche quella effettivamente è abbastanza tragica. Allora, diciamo che per come l'ho vissuta io in questi 5 anni da quando sono qua, gli Stati Uniti non sono poi un paese realmente così tanto libero come si pensa. Come viene descritto e mostrato all'estero, mettiamola così, perché poi in realtà sì, sono essere libero fino a un certo punto, perché poi comunque
se dici cose, se dici determinate cose, cercano di zittirti in tutti i modi possibili e immaginabili. Abbiamo avuto un esempio di quanto ci sia libertà di dichiarazioni con il conflitto tra Israele e Palestina, quando la gente ovviamente che ragiona in maniera sensata è insorta contro quello che stava facendo Israele. Il governo all'epoca Biden-Harris ha cercato di zittire il tutto il più possibile. Hanno cercato di bannare più di una volta TikTok, che è stato usato fondamentalmente dalle masse per far vedere quello che effettivamente stava succedendo. Quindi in realtà tutta questa libertà poi fondamentalmente non mi sembra che ci sia sostanzialmente. No, evidentemente no, perché vabbè, ma anche questo anche alla NATO che Trump vorrebbe che destituissero dal suo ruolo la dottoressa Albanese, che ha detto non ha detto cose, ha detto quello che sta succedendo e ha descritto la realtà per com'è, perché la realtà dei fatti questo è fatto, nel senso, ha scritto la realtà dei fatti, giustamente. Sono cose abbastanza assurde e fondamentalmente mi chiedo, ma siamo nel XXI secolo o siamo ancora ai tempi della preistoria, sostanzialmente? La preistoria c'era un pochino più anarchia, da una parte forse la media preistoria, è che invece del 2025 è come se fossimo tornati indietro al 1925. Sì, il che fosse ancora più tragico per certi versi. Sì, certamente. Visto poi quello che è successo a livello mondiale, proprio per quello. Ricordiamo nel frattempo, che non l'abbiamo fatto, che siamo comunque su un sito che è www.radiocentroweb.it e dal quale potete iscrivervi, anzi dovete, visto che noi siamo abbastanza liberali, quindi vi diciamo potete, fatelo, iscrivervi al canale YouTube dove potete venirci in faccia. Esatto, anche perché poi fondamentalmente buona parte di quelli che seguono i video su YouTube, perché poi ricordatevi che noi lo vediamo anche, in realtà non sono iscritti al canale. Esatto, ce n'è una buona percentuale. Iscrivetevi e oltre a mettere like, iscrivetevi, non vi costa nulla. Magari, guarda, allora io lo dico contro i nostri interessi. Voi vi iscrivete, questo è spazio promozionale. Voi vi iscrivete, ok? E c'è la campanellina. Non volete essere disturbati, levate le notifiche. Noi vi va bene uguale, ma siate iscritti e ci va bene, perché tanto poi quando andate a vedere sul sito, sulla vostra destra c'è la finestra con gli aggiornamenti dell'ultima puntata pubblicata di Smart Net, quindi non c'è problema. Esatto. Guarda, non vi costa niente, non è nemmeno a pagamento, non è un OnlyFans, lo sappiamo, purtroppo le bambine non ci sono, però si può fare bene. Ci toccherebbe spogliarci a noi. Senti, ma si sarebbe tragica. Sì, lasciamo perdere. Una domanda volevo farti sul discorso di Musk, no? Musk potrebbe, che ancora non l'ha fatto, cioè, ha fatto questa dichiarazione, però vabbè, lui entra in politica, lui può candidarsi per qualche carica, a parte quella di presidente che non può, va bene, ma per qualche carica, per esempio a governatore, a senatore, a sindaco di qualche città. Ma allora, governatore e sindaco non credo ci siano problemi, perché comunque abbiamo avuto anche l'esempio, per esempio, di Schwarzenegger. Mentre quindi, lo stavi dicendo, mi è venuto in mente Schwarzenegger, che non è nato negli Stati Uniti. Esatto, quindi quello governatore e sindaco non credo ci sia assolutamente problema. Per quanto riguarda invece il discorso della presidenza, come giustamente dicete, non è possibile, ma proprio per... A meno che non cambino la Costituzione, ma cosa abbastanza non impossibile, ma molto, molto improbabile.
Allora, fosse stato fino a qualche anno fa avrei detto sì, molto improbabile. Visto le ultime uscite che sono venute fuori da parte del nostro amico, direi che sostanzialmente potrebbe non essere poi così tanto improbabile alla fine. Che ormai può succedere tutto il contrario di tutto, quindi dici. Ormai può succedere tutto il contrario di tutto. Con l'ultimo decreto legge che ha firmato, praticamente si è dato l'immunità per qualsiasi condanna gli possa arrivare addosso, può sostanzialmente fare più o meno quello che vuole. Bene. Sì, no. Quindi anche l'impeachment a questo punto. Anche l'impeachment a questo punto potrebbe essere un qualcosa che in realtà è un Putin americano. Sostanzialmente sì, è un Putin americano. Diciamo che ha trovato un modo. Sì, diciamo che ha trovato un modo per fare più o meno quello che vuole, senza che gli vengano rotte le scatole, sostanzialmente. Nulla, sì, una sorta di pseudo dittatura trasformata in fake democracy o democrazia. Però finito il mandato alle elezioni ci deve tornare. Sei così sicuro che ci saranno delle elezioni? No, vabbè, ma il mandato finisce, giusto? Tendenzialmente. Ma io ti dico allo stato attuale, poi cambierà. Sì, no, allo stato attuale per fortuna c'ha solo 2 anni. Poi come c'ha solo 2 anni? Sì, sostanzialmente, perché poi nella realtà dei fatti l'ultimo periodo è una sorta di, chiamiamolo, semi passaggio di consegne al candidato ufficiale che dovrebbe venire dopo, e cioè non è più non è più solo il capo dello Stato, mettiamola così. Ma vabbè, cioè qui governa 3 anni alla fine un presidente. Governa, sì, sostanzialmente governa 3 anni, e il 4º anno è l'anno tra virgolette di passaggio. Un po' come alle Olimpiadi, è un po' come l'anno olimpico. Il 4º anno è l'anno olimpico, dove le federazioni si preparano a cambiare presidenza, a cambiare governance. Esatto, sostanzialmente una cosa del genere. Poi tieni conto appunto che bisognerà capire un attimino se ci saranno di nuovo delle elezioni o se sarà qualcosa di diverso. Questo lo vedremo nel 2027? 2026, no scusa, 2024-2028. 2028. Vabbè, a meno che non facciano un'altra cosa e invece che quello finto faccia quello vero, ma questo è una sola. Sai, anche lì non è un'ipotesi da escludere completamente. Sta facendo, usiamo il termine effettivo, sta facendo incazzare parecchia gente, quindi non è da escludere non solo cittadini, diciamo, no, esatto, anche, non solo comuni cittadini, anche personaggi di un certo interesse politico-economico. Sì, non ultimo leader iraniano, quindi tendenzialmente il leader iraniano è incavolato anche per altre cose. Sì, perché gli hanno bombardato casa oggi. Sì, vabbè, anche lì poi, come si è detto nello scorso episodio, è finita tra luce e vino. Però diciamo così che non sta facendo incazzare solo i cittadini comuni. Vedremo come andrà a finire. Chi è? Dici, abbiamo qualche minuto ancora. Dici. Non posso dire in questo momento. Perché non lo puoi dire? Perché c'è parecchia gente che è incazzata. Mettiamola così. Ho capito, ma allora, e sono tutti.
anche noi Radio Centro Web potremmo esserlo, perché mettila così, anche una parte di quella che dovrebbe essere la sua base elettorale a livello di personaggi di importanza, di una certa importanza, influenti, non sono proprio contentissimi. No, diciamo, prendiamola così, va bene, accettiamo questa risposta. Non è per ora prendiamola così, non è scontato che non succeda niente, mettiamola così. Vabbè, va bene, no, sicuramente, però già anche uno dei suoi finanziatori che è venuto via si è incavolato. Sì, appunto. Elon è venuto via. È venuto via, si è accorto in ritardo che aveva più da perderci che non da guadagnarci. Ma più che altro perché questo è fuori controllo, più che altro per quello. Sì, è parecchio fuori controllo e sostanzialmente è una sorta di mina vagante. Stamattina ti dice una cosa, fra 2 minuti te ne dice l'esatto opposto. Un po' Omar Risico. Attacco la Kamchatka e poi attacco l'Europa del Sud, con una piccola differenza, che poi sostanzialmente è un gioco. Qui si sta parlando non tanto di gioco, ecco, così. Assolutamente, questo senza ombra di dubbio. Il mio era un po' lo sdrammatizzare, però sì, senza ombra di dubbio la situazione è ben più delicata, diciamo così, è più drammatica. Decisamente sì, molto più drammatico. E vabbè, questo è purtroppo avevo letto che, non so se era una provocazione, che il Canada avrebbe l'idea di entrare nella comunità europea, perché formalmente ci sono solo 19 chilometri tra il Canada e la comunità europea. Ma allora, tanto provocazione non è una cosa che nella realtà dei fatti sarebbe stata anche semi-pianificata, soprattutto poi dopo quanto è successo tra Stati Uniti e Canada all'inizio dell'anno. Ricordiamo che il fantomatico presidente voleva annettere il Canada come stato, ma questo è un altro paio di mani. E i canadesi gli hanno risposto picche in maniera anche abbastanza evidente. Ciao, buona. Sì. Però diciamo che dopo quello, almeno noi comunque abbiamo anche amici canadesi e non solo ci hanno confermato che la nazione Canada, tra virgolette, è parecchio adirata con gli Stati Uniti per ovvi motivi, ma anche che quella fiducia che poteva esserci in un primo momento, nel senso fino a che è successo quello che è successo fra i due stati, è venuta completamente a mancare. Ora ricordiamo che il buon Carney, a differenza di Trudeau, è uno statista, è un economista anche abbastanza famoso, sa come fare determinate cose. No, magari lo faceva. Secondo me la differenza sostanziale è che anche alla fine anche Trudeau non era uno sprovveduto, è che magari cercava di portare più il buon per la pace. Questo non te ne manda a dire, insomma, non ti edulcora la pillola. No, questo non te ne manda sicuramente a dire e secondo me la grossa differenza fra Trudeau e Carney è che comunque Trudeau, giustamente come hai detto te, non era uno sprovveduto perché sennò non sarebbe arrivato dove è arrivato. Però sostanzialmente dal lato, tra virgolette, puramente economico non ha l'esperienza di questo. No, certo, Trudeau era più giovane, infatti, era più giovane, comunque aveva precedenti esperienze in campi diversi. Questo ha lavorato per banche internazionali
di un certo livello, di un certo livello, che cambia molto. No, cambia tutto. Bene Piero, noi torniamo tra pochissimo, che è l'ora della pausa. Se vi foste chiesti perché ci sono solo 19 km tra Canada e la Comunità Europea, perché il confine, la distanza tra Canada e Groenlandia è di 19 km e la Groenlandia ancora, per ora, è ancora formalmente parte della Danimarca, quindi Comunità Europea. A tra poco. Bentornati cari amici di Radio Centro Web, Smart & Healthy. Siamo nella nostra canonica ormai dal format seconda parte e è vero, seconda parte. È inutile che ridi Piero. È la seconda io perché sostanzialmente avevamo iniziato con 3, poi ci siamo accorti che chiacchierando si va avanti troppo a lungo, per cui abbiamo ma è anche perché facendo 3 pause tra la prima e la seconda pausa poi noi non riusciamo, perché diciamo ne pensiamo 1000 e non riusciamo a connettere la prima parte con la terza, e quindi verissimo, d'accordo. Facciamo 2 parti e via, una pausa nel mezzo, con la pausa nel mezzo sia in radio sia nel podcast, anche se poi cambiano le tempistiche, perché chi ci ascolta in podcast la pausa è proprio di qualche secondo, però giustamente c'è anche quella, dai. Bene, abbiamo parlato nella prima parte volevamo parlare di salute mentale, ma lo facciamo adesso. Ci siamo un po' mischiati un po' ragionamenti sull'attualità degli Stati Uniti, che purtroppo noi conosciamo. Stavo guardando, a proposito degli Stati Uniti, che la FIFA, pur di riempire gli stadi da $400-300 a biglietto, poche ore prima della partita ha venduti a $9, $17. Sì, anche perché praticamente non avevano biglietti venduti, quindi sostanzialmente esatto, quindi ma andate allo stadio. No, potevo capirlo all'inizio, cioè all'inizio con la fase a gironi, che hanno fatto la fase a gironi all'italiana, poteva esserci questa problematica del pochi posti, anche perché insomma durava parecchio questo campionato del mondo per club. Però ora siamo tra i quarti di finale, ma anche quarti di finale, semifinale. Cioè, perché poca gente quando ci sono le partite anche avvincenti? Cioè, perché sostanzialmente non c'è sicurezza. Questo potrebbe essere un argomento interessante. Sostanzialmente non c'è sicurezza, nel senso che perché io straniero, ipotizzando uno straniero non vado a parte anche degli statunitensi, o perché io statunitense devo andare a vedere una partita di cui soprattutto per gli statunitensi in questo caso non me ne frega relativamente giusto, e rischiare di non tornare a casa perché magari allo stadio a fare la cosiddetta sicurezza ci sono sostanzialmente dei sequestratori legalizzati e non so se torno a casa. In effetti, in più non secondario, non secondario, c'è anche il discorso allerte meteo fantomatiche. Sì, anche che mica poi tanto fantomatiche, visto quello che è successo in Texas. No, siamo d'accordo, ma in alcuni casi proprio non è successo nulla, in altri casi è piovuto a dirotto, e come vedete in Texas è successo purtroppo. Purtroppo è successo. Ma ti dirò di più, noi abbiamo anche un'amica che ha avuto durante uno degli ultimi uragani, poco prima che si arrivasse qua a noi, la casa completamente distrutta. Loro abitavano in una sorta di cul-de-sac su una rotonda, la sua casa completamente distrutta, quella di fianco non ha avuto alcun danno. Mamma mia, che... Ora, a parte ovviamente la sfortuna della cosa, ma questo ti spiega anche come effettivamente funzionano, tra virgolette,
tornadi, uragani e quant'altro qui negli Stati Uniti. Se sei sul percorso di quello che purtroppo è l'evento atmosferico e hai sfiga, rischi di trovarti senza nulla. Se sei anche solo 2 centimetri fuori non hai alcun danno e bene. Gli ultimi esempi li abbiamo visti con la Florida piuttosto che sì. Quindi anche lì è tutta una questione di fortuna e non sai mai come ti può andare o come non ti può andare. Devi avere molta fortuna di non essere nel posto, di non abitare nel posto giusto. Esatto, sostanzialmente quello. Però tornando un attimino a quello che in teoria dovrebbe essere l'argomento principale della puntata, poi ora abbiamo deviato in varie cose, avevo pensato di parlare di sanità mentale perché nonostante tutto nel 2025 siamo ancora a livello tale per cui si pensa che soprattutto in ambito lavorativo e questo non solo qui ma so parecchio anche in Italia, si pensa ancora che ci sia tra virgolette una sorta di suddivisione tra la classe dirigenziale o quella che viene definita tale e quella impiegatizia. Mi sto chiedendo, ha senso fare ancora questo tipo di suddivisione che poi fondamentalmente risale all'epoca di Fantozzi, quando nella realtà dei fatti sarebbe il caso che si pensi al fatto che siano in realtà i dipendenti che portano il guadagno ai dirigenti e non il viceversa? Beh, questo è un ottimo punto di vista. Però ricordiamoci sempre che è il lavoro del dipendente che porta il guadagno al dirigente. Sì, certo. Dal basso vai verso l'alto. Dal basso vai verso l'alto e non il viceversa. Certo. Mentre invece soprattutto nelle grosse aziende, ma comunque anche in quelle medio-piccole, si tende a pensare che allora se devo fare della formazione la faccio al dirigente, se devo dare un benefit lo do al dirigente, così poi perlomeno no, forse non funziona così, e forse è il caso che la mentalità nel 2025 cominci a cambiare. Sì, perché alla fine purtroppo, no purtroppo, ma insomma è così, sì, è giusto che ci sia una gerarchia, però c'è da capire che l'azienda o un'associazione, questo vale un po' per tutti, senza anche l'ultimo arrivato a salire non sarebbe come è, insomma. In soldoni, una squadra di calcio, se ci fosse solo il presidente, senza calciatori, senza addetti ai lavori, non sarebbe una società di calcio, ci sarebbe solo il presidente. E questo potrebbe aprire un ventaglio di discussioni infinite, ma era per fare un esempio molto, molto spicciolo. Anche mantenendo l'esempio della squadra di calcio, per esempio, o sportiva, forse anche o sportiva, comunque qualsiasi tipo di squadra, forse è toccato anche il tasto migliore, tra virgolette, perché poi fondamentalmente l'atleta, che è, tra virgolette, passatelo per quello che sto dicendo, la parte più bassa, se non ha la formazione certo, non porta la società a successo. È da lì che bisogna partire. È vero, ma sono d'accordissimo con te, assolutamente. Poi ovviamente andando in su l'allenatore deve avere la conoscenza da trasmettere
all'atleta, il dirigente deve avere la conoscenza da trasmettere all'allenatore e andando avanti. Però poi fondamentalmente quelli che hanno bisogno di più formazione sono gli atleti, perché sono loro quelli che poi vanno sul campo certo. Diciamo a chiudere il cerchio. Sì, ma alla fine anche allora c'è da fare delle distinzioni, perché purtroppo il mondo anche sportivo ci ha portato, ma questo lo vedi anche in America, perché soprattutto nell'NBA e nel football americano, dove girano delle cifre, noi parliamo di calcio, ma anche in questi sport qui, anzi ci girano cifre più alte, o nel baseball. Vi consiglio di guardare, tanto è vero, è stato, o di leggere Moneyball, che è un film con Brad Pitt, che parla dell'utilizzo delle statistiche nello sport, nel baseball in questo caso, basato su una storia vera, dove comunque il rapporto anche umano è ridotto perché lo sport professionistico, perché c'è un esempio dove l'assistente, Brad Pitt gli dice all'assistente: guarda, devi dire a Tizio, che è un giocatore di baseball della squadra, che non è più nella squadra, così dall'oggi al domani non è più nella squadra e andrà da un'altra parte, andrà in un'altra, non mi ricordo quale. E lui, questo assistente, che poi è un ragazzo, si fa tanti pensieri, ma tante remore da dire, no, ma cosa penserà, come glielo dirò, cosa penserà di... E allora fa: guarda, ti devo dire una cosa, va dal giocatore, ti devo dire una cosa, ci mette un bel po' prima di dire: guarda, sei stato trasferito in questa squadra. Fa: tutto qui? Fa: sì, perché? Ah, ok, e se ne va. Cioè, si era fatto tante remore nel dovergli dire una notizia apparentemente sgradevole, però nello sport professionistico è così. Nello sport un pochino più a livello dilettantistico, soprattutto in Italia, non è l'opposto, però ci sono rapporti interpersonali che andrebbero curati, non tanto per il rapporto in sé, sì, ma anche a livello di formazione, perché comunque, avendo a che fare con persone, rapporti umani, rapporti interpersonali, c'è sempre a parte da migliorare, ma c'è sempre da curare anche l'aspetto formativo, che può comprendere tutto, oltre alla salute mentale, anche l'approccio sia alla pratica sportiva in sé, ma anche nel confrontarsi con gli altri, cioè anche il fatto di non mandarsi a quel paese dopo che uno ci ha risposto, magari sì, cioè, se uno ci infama, sì, però diciamo c'è un modo educato di mandare a quel paese, c'è un modo di mandare a quel paese. Sarebbe opzionabile quello educato, però. Sì, quello edulcorato. Però la formazione è proprio per mantenere comunque la ragnatela, diciamo, di rapporti tra società, nella società stessa, dove comunque non ci stiamo tutti simpatici, non andiamo a genio a tutti, e però poi la società deve rimanere comunque compatta. Non è che a me mi sta antipatico Tizio, allora vado via io o va via lui, cioè sì, poi magari in alcuni casi ci sono casi anche del genere, ma sono esasperazioni, cioè uno è arrivato a un limite. Ecco, la formazione andrebbe fatta per evitare di arrivare a quel punto di dire o me o lui. Sì, su questo decisamente, soprattutto perché bisognerebbe proprio cercare di evitare di avere conflitti all'interno della società. È vero anche che in alcuni casi non è possibile evitarli, ma proprio per lì penso sia più tipologia di mentalità che c'è all'interno della società stessa. Ah, sì, certo.
certo, non sei portato ad avere una mentalità vincente, ma sei più portato ad avere una mentalità in cui dici io sono il capo, te fai quello che vuoi, te fai quello che ti dico io, punto, zitto, cominciano ad esserci seriamente dei problemi. Anche il contrario, perché chi dice no vabbè fate come volete, mi fido a priori senza dare una linea guida a lungo termine, poi insomma sì, allora è vero, trasforma in anarchia. Allora sì, è vero, su questo sono d'accordo con te. Dall'altro lato è vero anche che se riesci, come giustamente dicevi te, a creare una sorta di linea guida o comunque a dare un indirizzo per cui la persona che ti trovi davanti è portata a comunque fare quello che è giusto fare, non è detto che si possa definire anarchia alla fine, perché non è che fai quello che vuoi, fai quello che comunque è giusto. Certo, sì. No, infatti dicevo nel lungo termine, nel lunghissimo termine. Se non viene detto niente, cioè io ti dico guarda, ma come vuoi, va bene tutto, e poi non ti dico comunque se fai un errore, guarda, qui hai sbagliato, potevi fare in questa maniera invece in quest'altra, e se non venisse detto niente, ecco la linea guida, allora si trasforma in anarchia. Però è chiaro, una certa libertà di autonomia va data alle persone, perché sennò sì, diventa un attimino più nel senso, anche un po' per responsabilizzare anche la persona di per sé, ma poi soprattutto anche il fare in modo che questa persona si senta anche parte dell'azienda stessa. Sì, si senta parte di un qualcosa che sì è più grande di lui o di lei che sia, però al tempo stesso che contribuisca, che abbia la possibilità di contribuire e di dire sì, non è che sto facendo solo la macchina, sostanzialmente. No, certo. È questo che mi stupisce in quest'epoca manchi ancora, perché tante persone si sentono parlare e sentono dire appunto la trasformazione va fatta al dirigente piuttosto che perché è il dirigente, oppure sono cose che stanno veramente diventando assurde e che sinceramente ti fanno pensare se si possa veramente parlare di salute mentale o meno in questi casi, perché ti rendi conto di dove stai vivendo, ti rendi conto di che cosa stai facendo, e purtroppo di esempi tali ce ne sono tanti. Sì, purtroppo ce ne sono parecchi, anche perché come dicevi te, cioè si dice no vabbè faccio la formazione al dirigente perché è in una gerarchia, posto nella scala gerarchica in alto, quindi poi può trasmettere a chi è sotto, ma non è proprio così. Non è proprio così, anzi per niente, perché buona parte della formazione sappiamo benissimo che se non la fai direttamente te mi puoi trasmettere tutte le conoscenze che hai, che ne so, di podologia, ma io poi le devo ripetere. Si deve imparare, devo impararle, devo ripeterle e devo ripeterle anche bene. Quindi sì. Ricordiamo un po' di programmazione, così almeno i nostri amici ascoltatori, se non seguono almeno. Allora, il martedì mattina alle 10 c'è il cortocircuito, un programma molto leggero dove parliamo di attualità, cose assurde che accadono nel mondo e ci ridiamo sopra proprio per dare per smorzare la mattinata. Il mercoledì, almeno in orario europeo, ci siamo noi, alle 15 ci siamo noi, e poi il venerdì sera alle 8 siamo io e Francesco con Tribuna Staff, dove parliamo di sport e quant'altro. E poi questa c'è principalmente la programmazione della. Sì, poi c'è il sabato sera, c'è alle 9 c'è Area Rock, dove
un nostro collaboratore, Raffaele Astore, parla di rock e gruppi emergenti. Che avrebbe fatto comodo a noi molto tempo fa. Sì, 10 anni fa, 15 anni fa. No, 10 anni fa, dai. 10 anni fa, va, sì, 10 anni fa. Ma 10 anni fa non conoscevo neanche Radio Centro Web, quindi... Quando eravamo più pischellini, mettiamola così. E poi la domenica alle 3, scusami, c'è It's Italian Week, dove per un'ora viene raccontato un po' quello che è il panorama attuale della musica, classifiche varie e quant'altro. Quindi potremmo mettere lo spin-off a ruota libera. A ruota libera teniamo fuori ogni tanto argomenti che non c'entrano o che c'entrano meno con i temi principali delle puntate. Ne parliamo per 5 minuti, dai. Allora, settimana scorsa è stato il 4 luglio. Sì. Tu l'hai vissuto da italiano o da statunitense? Diciamo un mix di entrambe le cose, nel senso che eravamo con amici, ovviamente siamo andati a vedere i fuochi del 4 luglio, abbiamo passato la giornata insieme, si è grigliato, quindi è anche carino abbracciare un pochino quelle che sono le tradizioni del paese che ti ospita sostanzialmente e cercare di andare un po' di più verso la cultura statunitense. È ovvio che poi si cercano comunque di mantenere le proprie tradizioni, nel senso che la griglia l'abbiamo fatta all'italiana e non all'americana, piena di salsa e cose del genere. Ma questo è stata comunque apprezzata, quindi siamo stati contenti. Ottimo. Ma il 4 luglio è festa, su tutto, nessuno è aperto, nessun negozio è aperto. Il 4 luglio nessun negozio è aperto, sì, esatto. Tutti chiusi, tutti, cioè a parte gli ospedali. Sostanzialmente tutto chiuso, sì. È una giornata in cui non ti dico che può essere come Capodanno da noi, ma quasi. No. Mettiamola così, proprio Ferragosto, no, mettila così. Però neanche i negozi tra virgolette degli immigrati, nel senso i negozi cinesi sono aperti, no, chiudono anche loro. No, tendenzialmente chiudono anche loro, trovi qualche cosa di aperto nelle zone dove magari loro organizzano eventi, vabbè. perché ovviamente c'hanno la gente che passa può fermarsi. Sì, vabbè, chiaro. Però niente di particolare. Cioè io che ho l'alimentare nel quartiere dove non c'è niente per il 4 luglio sto chiuso, Sì, sostanzialmente sì. Esatto, che è magari in pieno centro dove organizzano banchini vari e compagnia bella e ti interessa provare a vendere, stai aperto. Certo, si vedo perché comunque alla fine il venerdì era un giorno feriale, quindi sostanzialmente una normale giornata lavorativa se non fosse per il fatto del 4 luglio di per sé. Certo. Ma fanno i ponti in America? Fanno qualcosa? Allora, in questo caso sì, c'è stato ponte, hanno preso sostanzialmente un weekend lungo, un altro ponte è per il Memorial Day, Labor Day e Thanksgiving. Quindi questi 4 giorni sostanzialmente. No, fanno festa, però se sono vicini al fine settimana, sì. Ma allora, per esempio, il Memorial Day e il Labor Day sono comunque 2 lunedì, quindi c'è comunque un weekend lungo. Ok. Il Thanksgiving è l'ultimo giovedì di novembre, quindi anche lì poi il venerdì è festa e fanno ecco, sì, era questo. Più o meno un po' come qui. 4 luglio deve cadere più o meno in alcuni momenti, cioè tipo o venerdì o lunedì, come quest'anno per esempio è stato il venerdì, o massimo giovedì, allora ci mettono il venerdì di mezzo e fanno il ponte lungo, se no ponte è difficile scelsi. No, ok, è un po' come da noi, un po' come qui da noi in Italia. Diciamo che in Italia siamo tra virgolette più fortunati da quel punto di vista,
perché comunque se cascano bene le giornate puoi fare parecchi punti. Sì, certo. In un anno. Poi ovviamente che mi si trova come casca. No, vabbè, certo, per forza. Bene, caro Piero, siamo arrivati in fondo, finalmente ce l'abbiamo fatta arrivare in fondo a questa puntata. La numero 25, come abbiamo detto all'inizio, e noi ci ritroviamo mercoledì prossimo, che è mercoledì 16 luglio. C'è? 16 luglio. Sempre alla solita ora. Sì, alle 15, puntualissimi come sempre. E niente, noi vi salutiamo, caro Piero, noi ci sentiamo e ci teniamo in contatto, perché evidentemente non ci possiamo vedere ancora fisicamente. Quando verrai qui in Italia, quando tornerai per le vacanze qui in Italia, semmai, o quando prendi ferie te, insomma. Sì. E niente, alla prossima, ciao. Ciao.